Velocità e costanza. Saranno forse queste le doti che servono per andare forti in una gara endurance? Oppure occorre avere anche qualche altro ingrediente in modo che tutto funzioni per il verso giusto e si riesca a raggiungere posizioni in vertice alla classifica? Benvenuti come sempre sul canale Slot Car Tech. Io sono Massimo e oggi andiamo a fare il recap di una gara RevoSlot. Il posto è affascinante, stiamo parlando dello Speed Track di Albenga che a detta di Enrico Boschetti è lo slot club più bello d'Europa. E allora guardiamo insieme il video, tuffiamoci all'interno dello Speed Track di Albenga e godiamoci questa 6 ore più 6 ore. Ciao ragazzi, buongiorno, ci troviamo nella sede dello Speed Track qui ad Albenga e oggi vediamo un recap di una gara un po' particolare, una 6 ore più 6 ore che si va a disputare su due diversi tracciati. Metà gara sul circuito in legno che vedete alle mie spalle, un tracciato a 6 corsie, mentre l'altra parte della gara, le altre 6 ore, si effettueranno sul classico tracciato sempre 6 corsie, però questa volta di marca Scale Auto. Il format della gara è un po' particolare, in realtà è una 12 ore, si sommeranno infatti i tempi di quello che succederà nella pista in plastica con quello che succederà nella pista in legno e così verrà stilata la classifica generale assoluta e si capirà chi sarà il vincitore. Chiaramente questa è una gara che si effettua a squadre. Alle mie spalle vedete la pista in legno, i piloti sono impegnati nella loro sessione di gara. Per lo Slot Club Asti Calabroni Rossi c'è anche una squadra formata da Paolo Ballocci, Matteo La Spada e Gabriele De Filippi. E qui invece c'è il circuito Scale Auto in plastica a 6 corsie. Anche questo sarà teatro di battaglia per i vari piloti e come vedete i piloti stanno gareggiando anche su questo tracciato. La formula di gara infatti prevede che ci sia l'alternanza tra la pista in plastica e la pista in legno con le varie squadre in modo tale da riuscire a fare comunque 12 ore di gara. Ragazzi, noi come sempre andiamo a vedere come vanno queste splendide RevoSlot sui vari circuiti. Come sempre, perché no, approfittiamone e andiamo a dare una sbirciatina all'interno delle cassette di ogni pilota, così andiamo a cercare anche qualche piccolo segreto, qualche cosa insomma che ci faccia anche accrescere il nostro personale bagaglio tecnico. In questo tipo di gare anche i pulsanti diventano fondamentali. Vedete ragazzi che ognuno ha il proprio pulsante chiaramente elettronico. La particolarità di questa gara è che non si corre con la stessa vettura su entrambe le piste. Ci sono infatti due raggruppamenti di vetture che correranno o sulla pista in plastica oppure sulla pista in legno. Avremo infatti la Ferrari 333, la Toyota GT1 e la Mercedes CLK che si sfideranno sulla pista 6 corsie in legno, mentre tutte le altre GT2 affronteranno il tracciato in plastica. Insomma ragazzi, un regolamento abbastanza vario, un mix di ingredienti che permetterà a tutti di divertirsi come sempre.
Come sempre il lavoro dei commissari di percorso è fondamentale quando le vetture escono dalla propria corsia e occorre rimetterle all'interno per continuare con la gara il più velocemente possibile. Qui allo Speed Track di Albenga può sempre capitare di tutto e infatti a metà delle due gare c'è anche un'estrazione a sorte che va ad assegnare due splendide vetture di Revoslot. 30 che Magella! Una gara decisamente sentita perché oltre a tanti team italiani presenti qui oggi allo Speed Track ad Albenga, anche un team francese, lo Speed Track France. I piloti durante la gara possono comunque cercare di sbirciare per quanto possibile i tempi che effettuano sul giro secco. È veramente difficile riuscire a percepire esattamente il tempo sul giro, l'unico modo è poterlo leggere sui due monitor presenti fronte pilota nel rettilineo di partenza. Come vedete, un rettilineo decisamente lungo che permette qualche secondo da dedicare anche alla lettura dei tempi. La gara sta proseguendo nel migliore dei modi. Come vedete alle mie spalle ci sono i piloti che si stanno dando battaglia sulla pista 6 corsie in plastica a scale auto. Nella stanza adiacente invece tutte le altre squadre stanno combattendo sulla pista in legno. La frazione di gara è stata suddivisa in turni di pilotaggio di 23 minuti ciascuna, ma c'è una particolarità perché a metà esatta del tempo si dà la facoltà alla squadra di poter cambiare pilota, quindi se qualcuno di questi volesse cambiare il turno di pilotaggio si danno ulteriori 30 secondi per effettuare l'operazione, diversamente le macchine ripartono esattamente dalla posizione in cui si erano fermate, senza però la possibilità di fare alcun intervento di manutenzione. Fino alla fine sarà comunque molto difficile andare a capire chi sarà il vincitore, perché con questa suddivisione delle squadre in due piste occorrerà poi fare la somma per ogni singolo stint di gara e quindi solo alla fine sapremo esattamente la classifica assoluta. Insomma, un format che tiene tutti col fiato sospeso fino all'ultimo minuto di gara.
ragazzi, gara finita, conclusa, tra poco ci saranno le premiazioni come sempre, ma prima conosciamo bene chi ha organizzato la gara e partiamo, se non da chi, da Enrico Boschetti, che è il presidente qui dello Speed Track di Albenga, che ci racconta un po' come è nata questa formula di gara. Vai Enrico. Ciao, buongiorno ragazzi, finalmente finita, nel senso tanta fatica 3 giorni, la prima volta che facciamo un evento di questo genere. Ringrazio Davide perché senza di lui, senza BRM, senza RevoSlot non sarebbe possibile tutto e soprattutto la sua pazienza che ha nei miei riguardi. È nata copiando le gare dagli altri e a tutti i costi volevo questa gara in Liguria nel mio club perché, lo ribadisco, lo considero il più bel club d'Europa. Sfido chiunque ad avere un club come il mio, tranquillamente. È diverso, è un Luna Park, poi avrete visto che c'è un po' di tutto, ma sono il più bel club d'Italia. Comunque l'evento è venuto molto bene e alla grande ha vinto il Tuscany, bravi. E bravi a tutti quelli che hanno partecipato. Esatto, bravi a tutti, direi quindi che Enrico è super soddisfatto e noi passiamo anche la parola a Davide, che per chi non lo conoscesse è il patron, il proprietario del marchio RevoSlot e BRM, con cui abbiamo corso oggi questa stupenda gara. Davide, allora, cosa ci puoi dire di questa gara corsa con le macchine, diciamo, del tuo marchio? È andato tutto bene, avevo un po' di paure, diciamo, per questa grande pista che abbiamo qua di fronte a noi, che diciamo nasce per altri tipi di modelli, ma che alla fine ha visto anche i modelli RevoSlot con le gomme in spugna avere ottime prestazioni. Mi aspettavo molti più incidenti, ce ne sono stati, le macchine hanno retto bene, penso si siano divertiti tutti, anzi onestamente mi sono divertito molto di più in questa pista e le macchine sono andate veramente molto bene. Sì, perché qua la grande difficoltà, se così la vogliamo chiamare, era appunto quella di far correre i due modelli in due piste con fondi completamente diversi. Avevamo la plastica da una parte, un tracciato a scale auto, e il legno che notoriamente viene utilizzato per le gare in metallo da quest'altra parte. Quindi le macchine hanno superato brillantemente la prova del 9. Il test anche della grande pista in legno, decisamente. Su Scale Auto eravamo già sicuri che le macchine non avevano problemi, anche sulla pista in legno tutti ci siamo divertiti e sono molto contento di questo. Benissimo. E lasciamo quindi l'ultima parola a Enrico, che conclude questa meravigliosa giornata di gara, e poi passiamo alle premiazioni. Enrico, allora, cosa vuoi dire ancora come conclusione della giornata? Concludo dicendo, come ha detto Davide, che questa pista era difficile, era particolare perché comunque è una pista in legno di ultima generazione, quindi molto veloce, bordi bassi, gli incidenti potevano essere molteplici, invece come guardate un po' di alettoni, ma le macchine ci sono tutte al traguardo. Voglio ancora ringraziare BRM, RevoSlot e Davide, perché come queste aziende non c'è nessuno.